Nel percorso che ci ha portato ad analizzare la storia dei Corleonesi, abbiamo incontrato una vicenda, quella del rapimento Corleo, che ha nel tempo generato discussioni su come si siano realmente svolti i fatti. Prendo quindi spunto da un commento per mettere i riflettori su un argomento che potrebbe svelare intrecci inaspettati. Il rapimento, avvenuto il 17 luglio 1975, si inserisce temporalmente nella nascente ma ancora sotterranea faida che contrappone i Corleonesi e loro alleati, visibili e invisibili, alla cosiddetta mafia moderata, i cui maggiori esponenti sono Badalamenti e Bontate. Il ricco possidente Luigi Corleo viene rapito a Salemi e viene richiesto un riscatto di 20 miliardi, cifra incredibile per il tempo. Corleo è suocero di Antonino Salvo, uno degli esattori di Salemi, che con il cugino Ignazio rappresentano il polmone finanziario dell'ala politico-mafiosa legata all'ex sindaco di Palermo Lima e a Stefano Bontate. Questa è la ricostruzione del Buscetta, che faceva parte della cosiddetta mafia moderata insieme a Badalamenti e Bontate. Gaetano Badalamenti era tanto stimato dai cugini Salvo che insieme a Stefano Bontate fu l'incaricato principale di poter trovare quantomeno il corpo del sequestrato suocero di Nino Salvo. Se non vado errato, Corleo. E Badalamenti si profusse veramente nell'opera di trovare quantomeno il corpo del suocero. E come mai i Salvo si rivolgono a Badalamenti? Loro, anch'essi uomini d'onore, si rivolgono a Badalamenti per sapere dove ritrovare il corpo del suocero sequestrato. Cosa era avvenuto? Cosa aveva causato questo sequestro? Il prestigio in quegli anni di Gaetano Badalamenti era immenso. Il prestigio di Gaetano Badalamenti, dopo l'arresto di Luciano Liggio, diventa lui il capo della provincia di Palermo. Ed è lui che gestisce tutte le cose più importanti che succedono in Cosa Nostra. Gaetano Badalamenti era senza dubbio l'uomo più qualificato per poter fare una richiesta simile, ma questa richiesta è una cosa che le costa caro a Badalamenti. La ricerca del corpo del suocero di Nino Salvo costa a Badalamenti di essere il capo di Cosa Nostra, fra le altre cose, per il suo interessamento, perché negli anni si è saputo che a fare il sequestro del suocero di Nino Salvo fosse stato in persona proprio il Salvatore Riina insieme a Scarpuzzetta. E questo all'insaputa di Gaetano Badalamenti? Ma questo all'insaputa di tutti quanti. Era una cosa molto segreta, e che arrivano a questa conclusione ci arrivano proprio attraverso le cose che giorno dopo giorno riusciva a racimolare Gaetano Badalamenti. Comunque questo credo che non è una cosa che interessa questa Corte. No. Rispondo alle domande. Nino Salvo e Cornelio Russo erano molto amici, si conoscevano, devo dire che erano amici, oltre a conoscerli. Lei conosceva pure il colonnello Russo? Era mio amico. Era suo amico. Sì. Allora ritorniamo a questo episodio, dove avviene... Praticamente il colonnello Russo mi chiamò un giorno e mi disse di andarci subito nella sede della Carini, la caserma Carini, dove lui comandava, mi pare, il gruppo investigativo, una cosa di questo genere.
e praticamente mi disse di andarci subito. In quell'occasione mi fece ascoltare una registrazione dove c'era delle voci che chiedevano il riscatto per il rilascio del suocero del Salvo Corleo. C'era anche Nino Salvo che praticamente... Cioè c'è Nino Salvo insieme a lei al colonnello Russo? No, in quel momento no, dopo venne. E praticamente mi fece sentire questa voce per sapere se io riuscivo a identificarla, se era una voce che mi era a me nota. Mi disse, ma chi può essere? In effetti era un uomo che con aria arrogante si rivolgeva al Salvo e diceva che il Salvo non sarebbe stato nessuno senza il suocero Corleo, per cui si doveva sbrigare a pagare la somma da loro richiesta, mi pare che era una somma notevole, non mi ricordo, svariati miliardi. Mi ricordo che prima questo interlocutore sconosciuto parlò con la signora Salvo Corleo, che gli passò immediatamente il marito. Nino Salvo fu altrettanto pesante, disse che non si spaventava di lui, che se non gli davano certezza dell'esistenza in vita ancora del suocero non avrebbe parlato più, cioè non avrebbe neanche più ascoltati, perché prima voleva la certezza che il suocero era vivo. Con questa cassetta immediatamente ci siamo recati a casa di Stefano Bontade, veramente non a casa di Stefano Bontade. Siete recati chi? Io e il colonnello Russo. E poi lì abbiamo trovato, oppure non lo so se venne con noi già direttamente il Nino Salvo. Comunque ci siamo recati in casa, mi pare, di Giacomino Vitale, perché anche la casa di Stefano Bontade era un po' un porto di mare, c'era sempre un sacco di gente, per cui quando lui aveva dei colloqui riservati da fare, li svolgeva in una casa ancora in costruzione di Giacomino Vitale. Quindi del cognato. Del cognato, che era attigua alla casa di suo fratello Giovanni, era molto vicina, erano 3 case, una più sopra, una in mezzo a quella di Giovanni e più vicina alla strada quella di Stefano, e quella invece di Giacomino si accedeva per un vialetto ed era ancora in costruzione. In questo posto abbiamo parlato con lo Stefano Bontade di quello che si doveva fare per la liberazione del suocero. Il colonnello Russo già aveva dei sospetti, diceva che questi personaggi erano usciti da Città del Mare per andare a fare questa operazione, diceva anche che c'erano personaggi estranei a Cosa Nostra. Molti anni dopo, invece, i collaboratori di giustizia Francesco Di Carlo e Brusca, legati ai Corleonesi, danno una diversa spiegazione degli avvenimenti. Il corpo di Corleo non venne mai trovato e nel 1989 il Tribunale di Marsala ne aveva dichiarato la morte presunta per permettere agli eredi di incassare la sua eredità miliardaria. Nel processo che ne seguì, tutti gli imputati vennero assolti e fu riconosciuto colpevole solo un commerciante di Campobello di Mazara, Salvatore Ingoglia. Brusca, fedelissimo di Rina, e Francesco Di Carlo raccontano che a commettere il sequestro erano state bande autonome di Campobello di Mazara che puntavano a un riscatto miliardario e i cui componenti vennero eliminati uno a uno dai corleonesi come manifestazione di forza in Cosa Nostra. Negli anni successivi al rapimento, nella Valle del Belice, vennero uccise 17 persone, ma esiste una terza ipotesi, quella contenuta in un rapporto di polizia, il rapporto Peri. Nel 1976 il vicequestore Peri ha 50 anni e da circa un anno guida il commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo, una cittadina del Trapanese a una 50 di chilometri dal capoluogo e ad altrettanti da Palermo. Palermitano, sposato, 2 figli, in polizia da 20 anni, quasi tutti trascorsi a Trapani, Peri ha attraversato una carriera normale, rischiarata da qualche encomio in riconoscimento di alcune brillanti operazioni, e dalla cittadinanza onoraria di Poggio Reale, la cittadina del Belice rasa al suolo dal terremoto del 68, nella quale il dottor Peri, dirigente della squadra mobile di Trapani, si è distinto per l'abnegazione con la quale ha guidato i soccorsi ai terremotati.
Una carriera come quella di tanti poliziotti, quindi quella di un uomo dello Stato serio e coscienzioso, anche se fino a quel momento non è mai stato considerato un segugio. Almeno sino a quel 18 novembre 76, quando il dottor Giuseppe Peri pone la sua firma a un rapporto diretto all'autorità giudiziaria. Ne seguiranno altri, sino a quello clamoroso del 22 agosto 77. Quel giorno la sua vita cambia per sempre. Il vicequestore Peri ha iniziato a indagare sul sequestro di Luigi Corleo, scomparso nel 75 e mai più ritornato a casa. Ma cosa dice il rapporto? Ecco la lettura testuale, seppur concisa. Squadra di PG della PS presso la Procura della Repubblica di Marsala, Trapani, 22/8/1977. Oggetto: Dottor Corleo Luigi da Salemi, patito sequestro di persona. Indagini a carico di Concutelli Pierluigi. Nato a Roma il 3/6/44. Residente a Palermo, Largo Parini 18. Colpito da mandato di cattura. Rapporto giudiziario di denuncia a carico dello stesso Concutelli e di altre 25 persone già detenute o latitanti, fra le quali il boss Salvatore Zizzo di Salemi. Responsabili di delitti in concorso tra loro e con persone non identificate, promotrici degli stessi delitti. Delitti consumati allo scopo di procurarsi somme rilevanti di denaro per il finanziamento di organizzazioni politiche antiparlamentari, Ordine Nero e Milizia Rivoluzionaria, le quali si proponevano di sovvertire le istituzioni democratiche dello Stato. I delitti indicati sono quelli del sequestro di persona continuato a scopo di estorsione, in pregiudizio di Mariano Luigi, banchiere, da Lecce, per la cui liberazione veniva conseguito un ingiusto profitto di 280 milioni sui 2 miliardi richiesti. Rapimento avvenuto il 23 luglio 75. Il sequestro di persona continuato a scopo di estorsione in pregiudizio di Perfetti Egidio, industriale, per la cui liberazione veniva conseguito l'ingiusto profitto di 2 miliardi sui 7 miliardi richiesti. Rapimento avvenuto alla Einate in Milano il 13 gennaio 1975. Il sequestro di persona continuato a scopo di estorsione e rapina in pregiudizio di Campisi Nicola, professore universitario, industriale, per la cui liberazione veniva conseguito l'ingiusto profitto di 700 milioni sui 2 miliardi richiesti. Rapimento avvenuto a Sciacca il 1 luglio 75. Il sequestro di persona continuato a scopo di estorsione in pregiudizio di Corleo Luigi, possidente, per la cui liberazione veniva chiesto un riscatto di 20 miliardi, non conseguendo l'intento per sicura morte della vittima. Detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni. Associazione a delinquere aggravata. Cospirazione politica mediante associazione, per essersi associati con persone non identificate, facenti parte dei disciolti movimenti estremisti Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Ordine Nero, riunitisi a Roma prima della Pasqua del 75, con la partecipazione di Martinesi Luigi, uno dei 25 elencati sopra, allo scopo di realizzare, ispirandosi a dottrine antiparlamentari, l'attentato alla Costituzione dello Stato, l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, la guerra civile, al fine di sovvertire le istituzioni democratiche dello Stato stesso, autofinanziandosi nella fase preparatoria, oltre che con fonti lecite, con fonti delittuose di rapine e sequestri, tra i quali quello di Mariano Luigi, Perfetti Egidio, Campisi Nicola e Corleo Luigi. Formazione e partecipazione a banda armata messa in azione dai componenti, con l'uso di numerosi mitra per la consumazione del sequestro di Corleo Luigi, eseguito per realizzare il delitto di cospirazione politica con a capo il Concutelli, nella cui abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati cariche di tritolo, bombe a mano, vari rotoli di miccia, detonatori, interruttori per comando a distanza di cariche esplosive, numerose pistole con caricatori con cartucce, 2 pistole mitragliatrici Ingram, un moschetto automatico Beretta modello 38A calibro 38, diverse centinaia di cartucce calibro 9 e calibro 45.
Si guardi poi alle indagini sugli omicidi del dottor Scaglione Francesco, procuratore della Repubblica, consumato a Palermo il 5 maggio 1971. Quello di Alcamo Ignazio, sostituto procuratore generale, consumato a Montagna Longa di Carini il 5 maggio 72. Quello del dottor Coco Francesco, procuratore generale, consumato a Genova l'8/6/1976. Quello del dottor Occorsio Vittorio, sostituto procuratore, consumato a Roma il 10 luglio 76. Le circostanze della dinamica del modus operandi del sequestro di Corleo Luigi e di altri gravi delitti e le varie considerazioni fatte dallo scrivente hanno trovato validità nelle successive indagini. Come premessa a quanto sarà esposto, è da tenere presente che l'indicazione e la consumazione di sequestro di persona non devono, nei casi di specie, intendersi come risultato di azioni delittuose volute e attuate da una ristretta cerchia di persone, tutte interessate soltanto all'iter del delitto, dalla cattura della vittima al conseguimento del prezzo del riscatto. Debbono intendersi invece come emanazione di un agire di un gruppo di individui che programma il sequestro, un gruppo che, rimanendogli incognito, specie se comprende persone insospettabili, si serve di un emissario di sicura capacità e spregiudicatezza, che a sua volta realizza le varie fasi del sequestro stesso, affidandone l'attuazione a varie organizzazioni di pregiudicati, che vengono retribuite spesso per la prestazione a ciascuna di essa richiesta, anche prima del pagamento del riscatto e con denaro pulito. Così, a un gruppo di criminali comuni viene richiesta la cattura e a un altro gruppo la custodia della vittima, e ad altri di fare da telefonisti per i contatti con i familiari, effettuando telefonate da regioni alquanto lontane per eludere il pericolo dell'identificazione dell'apparecchio telefonico chiamante. In altri termini, il sequestro di persona, nelle sue varie fasi di realizzazione, viene affidato ad organizzazioni criminali per ridurre i rischi e assicurarne la riuscita. Ed inteso quindi, in questa suddivisione di compiti e conseguenziale, che per la realizzazione delle due fasi più rischiose, l'organizzazione si serva di elementi pregiudicati mafiosi della stessa zona della vittima, legati da saldi vincoli di consorteria criminale già sperimentata e compromessa, sicché, prima facie, gli inquirenti potrebbero essere tratti in inganno ipotizzando che il sequestro stesso sia opera di elementi locali, orbitanti soltanto attorno a se stessi. Pertanto, ove nel corso delle indagini esperite in occasione di un sequestro si pervenga all'identificazione di alcuni responsabili, si rimane nell'ambito della cerchia degli esecutori materiali e dei custodi e degli estorsori materiali e sfugge invece la cerchia degli ideatori, dell'eminenza grigia, dell'organizzazione del delitto e conseguentemente anche il movente, specie se il sequestro è finalizzato, e cioè reato mezzo per altro reato fine, se tra gli ideatori vi sono persone che per motivi che esulano dal mero conseguimento del denaro si propongono ben altri illeciti, dietro spinte ideologiche miranti a sovvertire un ordinamento statale. Sfuggendo pertanto la cerchia degli ideatori, sfugge il movente dal quale, una volta accertato, si possono determinare le estrazioni sociali degli ideatori stessi, la loro matrice sociopolitica, criminale e politica criminale insieme. Altra premessa da farsi per i sequestri di persona che vengono presi in esame è l'importanza determinante e non fortuita delle varie date di consumazione di esse e del pagamento del riscatto. Sequestro Prefetti Egidio, consumato il 13 gennaio 75, cessato il 23 gennaio 75. Sequestro Campisi Nicola, consumato il 1 luglio 75, cessato l'11 luglio 75. Sequestro Corleo Luigi, consumato il 17 luglio 75. Sequestro Mariano Luigi, consumato il 23 luglio 75, cessato il 9 settembre 75, con pagamento del riscatto il 26 agosto 75. Trovandosi di fronte il quadro del rapimento Corleo, il vicequestore Peri comincia quindi un'indagine capillare
che oltre al caso Corleo lo vede interessarsi anche a 7 omicidi, tra cui quello del giudice Occorsio. Ci troviamo di fronte ad un nuovo efferatto crimine politico che in base agli elementi che abbiamo adesso è di chiara marca fascista. E quello del procuratore generale di Palermo Scaglione. De Mauro, pochi giorni prima della sua sparizione, passò dal mio ufficio, si affacciò, non entrò, non si sedette come soleva fare, restò all'impiedi, ci salutammo, non mi ricordo se restammo qualche minuto a chiacchierare, comunque mi disse che aveva qualche cosa di importante per le mani e che andava alla procura. Io suppongo che si dovesse incontrare con il procuratore capo, ma questo è una valutazione che io cominciai a fare dopo la uccisione del procuratore Scaglione. Si poteva pensare quindi, giudice, che il De Mauro stesse andando dal procuratore Scaglione, o comunque in procura, quindi presumibilmente dal procuratore, per riferirgli di questa notizia sensazionale che, come diceva lui a varia gente, avrebbe fatto tremare l'Italia? Beh, io penso di sì. E al disastro aereo avvenuto nel 1972. Proprio riguardo a quest'ultimo episodio, i punti oscuri sono molti. Il volo in questione è il DC-8 dell'Alitalia, partito da Fiumicino, schiantatosi contro una montagna, nel momento dell'atterraggio a Punta Raisi. Le vittime furono ben 115. L'allora commissione d'inchiesta, chiamata a scoprire le cause del terribile incidente, però nel giro di 2 settimane archiviò il caso, attribuendo le responsabilità ai 2 piloti, che peraltro vantavano anni e anni di esperienza, arrivando addirittura a diffamarli, dicendo ad esempio che uno dei 2 aveva assunto sostanze stupefacenti, notizia poi smentita dall'autopsia. Peri notò però altre stranezze, per esempio come nessuno prese in considerazione le dichiarazioni di molti testimoni che avrebbero visto l'aereo già in fiamme prima dello schianto, o di come all'interno del suddetto aereo fossero presenti delle figure importanti, il magistrato Ignazio Alcamo, che aveva deciso di mandare in soggiorno obbligato il più importante costruttore edile di Palermo, e il tenente colonnello della Guardia di Finanza Antonio Fontanelli, esperto in indagini sul riciclaggio, destinato al comando del gruppo di Palermo. Strane coincidenze che finiscono qui, ma che portano Peri a individuare l'esistenza di una potente organizzazione capeggiata da figure insospettabili, provenienti dagli ambienti politici più importanti, dedita al sequestro di persona, richiedendo riscatti altissimi con fini eversivi, che si serviva degli uomini mafiosi, siciliani e calabresi. A Peri cominciarono così ad arrivare minacce. Riesce a scampare anche a un attentato. Si accorge infatti che qualcuno ha svitato i bulloni della ruota sinistra dell'auto. Ma quello che più lo delude è il non essere ascoltato e creduto. Il suo stesso questore descrive il suo rapporto alle autorità come farneticante. Viene trasferito prima a Messina e poi a Palermo, a combattere con le cartacee, abbandonato a se stesso, fino a quando il 1 gennaio 82 non viene stroncato da un infarto. Solo grazie alle ricerche svolte dalla sorella di una vittima dello schianto di Montagna Longa, dopo 30 anni il rapporto di Peri è oggi disponibile online. Ma qual è la verità dunque sul sequestro Corleo? Quella di Buscetta, che portava Rina, quella di Brusca e di Carlo, che portava i criminali di Mazzara, poi uccisi, o quella di Peri? Forse non lo sapremo mai, ma mettendo insieme altri punti possiamo forse capire che le 3 ipotesi sono una sola, ma vista da angolazioni diverse. Facciamo un'ipotesi, partendo da alcuni fatti. Dopo il processo di Catanzaro, la mafia è alle corde. Secondo il collaboratore di giustizia Antonino Calderone, Badalamenti e Liggio parlano di mettere bombe, come fece Liggio al Tribunale di Catania. Siamo nel 69. Consideriamo poi che alla mafia nel 1970 viene chiesto di partecipare al golpe borghese, che a Roma a metà anni 70 operavano i marsigliesi con una serie di rapimenti finalizzati a finanziare campi paramilitari di estrema destra, e che anche qui i soggetti da rapire venivano indicati dall'alto, da quella struttura che Bergamelli avrebbe poi chiamato suoi fratelli.
Ricordiamo che il giudice Occorsio, il quale indagava sui rapimenti dei marsigliesi, venne ucciso da Concutelli, che in sostituzione della ormai carcerata banda dei marsigliesi nasceva la discendente banda della Magliana, che avrebbe iniziato proprio con i rapimenti, per finire con omicidi di soggetti estranei agli interessi criminali della banda stessa. Tutto questo rende possibile che a Roma esistesse realmente un comitato che indicava chi rapire per finanziare l'estremismo di destra e quello che forse si nascondeva dietro. A questo comitato avrebbero partecipato, su piani ovviamente diversi, persone insospettabili, estremisti di destra, criminali di Roma, 'ndranghetisti, mafiosi. Ricordiamo che su Roma agiva Pippo Calò, vicino ai Corleonesi, e poi accusato e condannato per la strage dell'Italicus. Che chi ha individuato Corleo ne conosceva la ricchezza ma anche i legami con i Salvo ed indirettamente con l'ala moderata dei Bontate e dei Badalamenti. Che il famoso delatore Giuseppe Di Cristina aveva parlato della partecipazione di 2 criminali romani al rapimento Corleo. Che forse gli omicidi di Mazzara vennero fatti per chiudere la bocca a chi aveva partecipato sul posto, mentre uomini come Di Carlo e Brusca non avevano un livello tale all'interno dell'organizzazione corleonese da essere messi a conoscenza di decisioni prese a un livello superiore, cui partecipavano solo i Riina, i Provenzano, i Calò. Ma è solo un'ipotesi, forse. Come aveva saputo che quel giorno Occorsio non sarebbe stato accompagnato dalla scorta? Se lei pensa che io risponda, fa tutta la sua intelligenza, non la mia. Torno a ripetere che non le dirò perché lo sapevo e come lo sapevo. Si brancola nel buio, il comando ha agito all'aperto e poi la domanda: ma chi ha armato la mano? Lessi di questo delitto che accomunava Gelli a delitto Occorsio, appunto sull'Espresso, e mi ricordai di aver conosciuto Gelli da Palermo, dove mi trovavo col colonnello Alecci che ci avevano trasferito laggiù. Telefonai a Gelli, ma dissi: io lo conosco questa persona, vediamo un po', sentiamo un po' cosa può fare per noi. Ne parlavano di una persona già potente nel 76. Allora lui mi dette appuntamento in Toscana, disse: quando vieni in Toscana? Io venivo a Chianciano e il 26 settembre del 76 lo incontrai all'Occerzio. All'Eccerzio il primo episodio mi parlò appunto di quello che si diceva del delitto Occorsio su di lui. Lui mi diceva che dovevo partire con l'aereo la mattina presto nella sua stanza e ascoltava le notizie direttamente dall'Ansa su quello che veniva scritto. Questo me l'ha detto lui, e più però l'ho visto io che ascoltava queste notizie sul delitto Occorsio. Gli dava una grande preoccupazione, ha passato nottate senza dormire su questa cosa, però... Ecco, questa cosa delle notizie dell'Ansa, Gelli aveva una telescrivente oppure c'era qualcuno che gli dava delle notizie? No, c'era un personaggio all'Ansa che gli dava delle notizie, però io il nome non l'ho mai saputo. Lui me l'ha detto sempre che aveva una persona che lo informava direttamente, però il nome non lo so. Torniamo alla questione Occorsio, all'omicidio di Occorsio. Gelli era preoccupato, sono usciti molti articoli, lei citava l'Espresso, sono usciti articoli anche sull'Unità. Qual era l'origine delle sue preoccupazioni, quali erano le cose che lui non voleva che venissero dette sul suo conto, al di là dell'accusa generale? No, lui era preoccupato perché le accuse erano ben dirette a lui e lui diceva che sì, poteva essere stato protagonista di alcune cose, ma cercava di rassicurarmi che insomma non era un assassino, che poi invece magari era anche un assassino. Me ne sono resa conto dopo, perché a volte non si ammazza solo con la pistola in pugno, si ammazza in tanti modi, e lui ha ammazzato in tutti i modi la gente. Senta, Occorsio è stato ucciso, questo è un fatto notorio, da un estremista di destra, Pierluigi Concutelli. Lei ha notizie di rapporti di Gelli con altri? Dalle Ghiaie, perché l'ho sentito parlare al telefono con lui. Fra l'altro io conoscevo Dalle Ghiaie nel periodo 77-78, quel periodo lì, ma Dalle Ghiaie riceveva ordine da Gelli.
Ecco, ci può raccontare qualcosa dei rapporti Gelli delle Chiaie? Dalle Chiaie che diceva questo non poteva farlo, quest'altro, ma poi si sentivano e quando c'ero io presente, cioè non parlava molto lui, ecco. Lo chiamava sempre su quel telefono privato, su quel numero lì, no attraverso il centralino dell'Ecercito. Ecco, cioè Gelli aveva due telefoni, uno attraverso il centralino e uno il telefono privato. Tutte le persone importanti lo chiamavano sul telefono privato, io non ho mai avuto quel numero. Nell'incidente di Montagnalonga manca qualcosa e questo qualcosa è l'energia. E la cosa strana è che la livrea sul lato sopravento, chiamiamola così, sul lato sinistro, è perfettamente integra. Non c'è un'evoluzione a 360 gradi della fiamma, ma sembrerebbe che l'aereo è stato soggetto ad una fiamma che ha avuto una certa direzione e una certa alimentazione sia nello spazio che nel tempo. Vedete ancora nessuna traccia di carbonizzazione sulle pietre, assolutamente. Ci sono addirittura degli oggetti, qui ci sono cappelliere, schienali, che non sono, questi sono fatti di neoprene, questi sono altamente infiammabili, non c'è nessuna traccia di fuoco, le cappelliere sono perfette. A fronte di una carbonizzazione totale, questa è un fronte di fiamma talmente elevato dal punto di vista termico che addirittura l'alluminio, la lega d'alluminio, che è il materiale cosiddetto ricoprente le centine, che sono gli organi di rinforzo strutturale, è stato totalmente asportato. Vedete? Quindi è scarnificato e scheletrizzato il timone da quella parte. E questo invece è senza alcun fronte di fiamma. Non può che essere stato un ordigno di piccole dimensioni, si trovava, diciamo, vicino alla radice dell'ala, prossima alla fusoliera. Il pilota non è stato in grado di avere tutta la contezza dei comandi, soprattutto nell'imminenza della virata. Quello che non si è riusciti ad accertare, fondamentalmente, a mio giudizio, e lì è il nodo di Gordio, è la manomissione, secondo me volontaria,